Imparare e migliorare è sempre stata una cosa che mi è piaciuto fare, e per quanto riguarda l'andare più forte in moto, le sospensioni sono un argomento molto importante. Infatti, se ti interessa andare più forte in moto, l'argomento sospensioni è un argomento che non si può tralasciare. Io personalmente sono super appassionato, però sono arrivato a un punto dove fare tutte le cose basilari come cambiarmi le molle, segnare i dati, fare i precarichi, fare gli interassi, non mi bastava più. Così ho chiesto a un amico, che è un grande esperto di questo settore, se poteva darmi una mano e poteva insegnarmi a fare un po' di lavori sulle sospensioni. Ovviamente con la spada di Damocle del canale YouTube ho pensato che se imparo io, mentre imparo io, potete imparare anche voi. Quindi dopo la sigla vi faccio vedere dove siamo. Qua partiamo da lontano perché questo è un posto dove vive ancora radicato l'amore incondizionato per il motociclismo e per le corse. Siamo a Firenze da Passione Moto con Tommy Noccioli, che avete già visto nei miei video, e passerò la giornata facendomi le sospensioni da solo sotto la sua guida. Da Passione Moto sono Edo Focardi, o se vogliamo dirlo in toscano Fohardi, che è un altro che in quanto a manualità e conoscenza non ha molti rivali, ed appunto Tommy, che ora lavora in Superbike. Tra l'altro lui odierà che lo dica, però è figlio d'arte del signor Mauro, dallo stesso cognome, che è colui che ha fatto vincere il mondiale 125 a Vale e che ha seguito Capirex e Biaggi e tanti altri ancora. Io odio le presentazioni fatte così, però molti che guardano questo video magari non sanno, ed era giusto per contestualizzare. Qui si parla di moto e soprattutto di sospensioni, che è il motivo per cui sono qui. È nata scherzando un giorno in cui ho chiesto a Tommy: "Oh, ma mi insegni a fare le sospensioni?" e siamo finiti qui. Bene, nel frattempo mi sono portato avanti e ho fatto sì che Tommy mi spiegasse, mi facesse vedere come si smonta utilizzando la prima forcella, e adesso farò io sul secondo stelo. Poi ovviamente sotto la sua guida installeremo la cartuccia che andrà modificata, perché la faremo diventare da corsa 120 a corsa 130, perché nell'utilizzo racing si utilizza la corsa più allungata. Adesso con tanti click smontiamo il tappo, vediamo cosa c'è dentro. Ci sarà la sua cartuccia originale con molle e pompanti di Andreani, e noi andiamo a installare una Mix 30. Senti che parole forbite, installare. Ok. Adesso che abbiamo tolto il tappo, la molla, misuriamo il livello dell'olio giusto per curiosità, anche perché monteremo un altro tipo di cartuccia, però andiamo a guardarlo per curiosità. Quindi ricordatevi, se vi capiterà mai di fare da soli questa operazione, i livelli dell'olio vanno misurati sempre con il pompante in fondo, quindi lo mandiamo a battere in fondo, se no ovviamente prendete una misura che è completamente falsata e quindi stiamo parlando del nulla. Nel livello dell'olio si chiama livello dell'olio, ma alla fine si misura quella che è la camera d'aria, giusto? C'è qua Tommy qua dietro. Esatto. Quindi fondamentalmente si mette a bagno la stina, che può essere fatto anche brutalmente con un maledettissimo metro, e poi si fa la sottrazione di dove è arrivato l'olio e contiamo quanta aria rimane. Quello è il nostro livello dell'olio. L'olio arriva fino a 70 mm, quindi avendo immerso 200 mm, il nostro livello dell'olio è la sottrazione, quindi 200 meno 70 fa 130. Adesso scarichiamo l'olio. Uno potrebbe erroneamente prendere la forcella così, però se smollate la morsa succede questo e cade tutto per terra. Quindi prendiamo dal piedino, così siamo sicuri. E soprattutto le cose sono due: o la stina del pompante la decidiamo di togliere, oppure la mettiamo a battere in battuta sullo scarico dell'olio. Adesso aspettiamo un attimo che scoli. Scolato l'olio, la rimettiamo in morsa
e smontiamo la cartuccia. Comunque qua sono super avvantaggiato perché Tommy mi ha già preparato tutti gli attrezzi, se no ci avremmo messo fra fare il video e tutta la giornata. Con la sua chiave apposita svitiamo la cartuccia. Eccola qua. Risvuotiamo l'olio in avanzo. Ora dobbiamo separare fodero da stelo. Io ti guardo sempre perché ho paura di dire cazzate come a scuola l'interrogazione, no? Cacciavite piccolo per separare il parapolvere, cacciavite grande. Ok. Ok. Al posto che martellare pesantemente, scaldiamo il fodero girandolo, in maniera con la dilatazione da non dover bestemmiare. Dimmi te basta, Tommy, come sale nella pasta. Basta. Quanto basta? Ok. E ora questa poi non è nient'altro che l'operazione basilare che si fa quando c'è bisogno di fare la revisione semplicissima della forcella, della sospensione. Oggi noi invece andremo anche a cambiare la cartuccia. Continuiamo a smontare le sue boccole di scorrimento. Si vede che non c'ho la mano, però se avessi la mano non sarei venuto qua, giusto? Benissimo. Spessore e il nostro paraolio. Ok, io adesso ho smontato tutto. Poi Tommy, tu prima mi dicevi, parliamo un attimo di questo simbolino che troviamo su tante forcelle amatoriali, no? Sì. Ci capita, a me ai corsi capita spesso di vederne, e tu mi hai espresso un parere un po' discordante, quindi Esatto, prima di tutto, se uno proprio lo vuole mettere, oltre ad essere una cosa orrenda, lo dovrebbe mettere all'altezza giusta. esatto, perché quello che succede è che spesso viene messo come in questo maniera caso, imprecisa, giusto? Esatto, come in questo caso il parapolvere ci arriva e lo porta via. Chi ha montato questo fine corsa l'ha montato troppo alto, e quindi poi la forcella, quando va a fondo della corsa, il parapolvere lavora e strappa l'adesivo, rovinando il Esatto. parapolvere, e insomma. Senza contare che tante volte li trovi con degli OR di fine corsa molto piccoli. Questo in questo caso aveva quello giusto, quello grosso. Però quando mettono gli OR fine corsa, quelli piccolini, battendo su questo rischiano di entrare dentro al parapolvere e fare un macello. Adesso nell'ordine, al contrario, rimontiamo tutti i suoi componenti che abbiamo pulito, quindi parapolvere, bollettina, paraolio, fodero. Battiamo prima questi. Con quanta violenza? Ok, paraolio, la sua clip. Delicatamente bisogna mettere il parapolvere. Perfetto, quindi una l'hai fatta tu prima facendomi vedere, una l'ho fatta io. Adesso cartuccia? Ora cartuccia. Forcella morsa. Adesso il mio lavoro finisce, perché adesso inizia quello di Tommy, perché la corsa la allungherà lui, vero Tommy? Stiamo allungando la corsa della forcella da 120 mm a 130 mm, togliendo 10 mm di spessore, giusto? Esatto. Facendo questa cosa la molla, ok, avrebbe il suo spazio, quindi allungando la molla ballerebbe dentro, quindi si andrà a inserire. Infatti noi ripristineremo la precarica interna. Ripristineremo la precarica base della molla con uno spessore da 10 mm, Esatto. ok? Ma perché nell'utilizzo delle moto si va sempre a cercare di allungare la corsa sempre di più? Allora, in realtà sì, si allunga la corsa, ma si allunga anche la forcella in questo Appunto, caso. sì, ma perché Quindi si la cerca sempre di avere più altezza? La moto la terremo più alta perché è più agile. Si riallunga la corsa perché? Perché la riportiamo a centro curva nella stessa posizione della moto originale. Quindi se a noi la nostra moto gli serve un angolo di 21 gradi per girare, alzandola noi apriremmo quell'angolo. Dandogli più corsa riportiamo l'angolo originale a centro curva. Col vantaggio di? Col vantaggio di avere la moto più alta.
quello mi devi picchiare? No, per ora no. No, boh. Non sono ancora arrivato al livello di farmi picchiare. Bene, quindi? Butta dentro. Bene. Lascio cascare? Lascia andare. Olè. Montaggio della cartuccia. Diamogli 2 colpi, visto che la cartuccia è nuova, quindi la spurghiamo per far sì che si riempie, infatti il livello si abbassa. La siringa non hai mai usato la siringa dell'olio? No, non ho mai usato. Guarda, difficilissimo. La metti dentro. Basta. Hai fatto il livello. Comoda. A posto. Lo vuoi rifare? No, no, a posto. La messa la molla? Molla. Bravo. Lo spessore si mette o no? Hai ragione, scusa. Adesso mettiamo dentro lo spessore, ovviamente, guardate l'altezza, è 10 mm più alto, perché ovviamente allungando la forcella e la corsa della forcella dobbiamo recuperare lo spazio dove sta la molla e quindi mettiamo lo spessore più alto. Adesso, come mi avete visto fare anche nei video Cremona, molla, tira pompante, giusto? Vai. Chiave per tenere fermo il tutto, via. Tira pompante, vedi qua vado più agile, perché qua l'ho già fatto. Un po' di grasso sul filetto del tappo, male non gli fa. Voilà. Adesso per ultima cosa, click di, questo è compressione e precarico. Fatta la regolazione del precarico, un consiglio che posso dare a tutti gli appassionati che montano una cartuccia aftermarket: qua di solito nel libretto del produttore c'è sempre scritto tutto, quindi non inventate, non fate cose strane. E soprattutto un'altra credenza è quella di chiudere sempre l'idraulica. Nel mondo amatoriale un sacco di persone chiudono idraulica, chiudono compressione, chiudono ritorno. Il 90% del lavoro si fa con molle e precarichi e ovviamente e le altezze. Quindi adesso questa l'abbiamo finita, facciamo l'altra, poi andiamo a mangiare perché l'ammortizzatore lo faremo pomeriggio. Io giuro che non credevo fosse così bello, ma qui entra in gioco una cosa che spesso fatico a vedere in giro, o meglio, come si fa a non essere appassionati così se ti piace andare in moto? Ci sono persone che guidano e basta, magari vanno anche forte, ma se ti piace andare in moto e hai amore per la performance, questo è super appagante e soprattutto ti permette di capire, di migliorare e di evitare i danni. Anche io preferirei girare tutti i giorni, ma con il passare del tempo mi sono accorto che è meglio un giorno in officina in più che uno in ospedale o con la moto rotta o malfunzionante, perché me ne sono sbattuto. Allora, adesso dopo mangiato e perché stomaco pieno si ragiona sempre meglio, e mentre Tommy ci predispone gli attrezzi e il banco, adesso facciamo nel pomeriggio l'ammortizzatore posteriore. Per me è la prima volta che lo apro per intero, ci ho sempre lavorato per fare le molle, per fare precarico, per fare il mio interasse, ma non ho mai aperto, quindi oggi lo smonto completamente. Quello che andremo a fare sarà una normalissima revisione e cambio dell'olio, giusto direttore? Giusto. Misuri l'interasse. 295. No, lo misuri. Poi misuri il precarico della molla prima Giusto. di smontarla, te Sicuro. lo segni, conti click e poi si smonta l'ammortizzatore. Cioè Ok. prima rilevi tutto, poi... Certo, come la forcella, come sempre. Sì, la forcella si è cambiata la cartuccia, questo c'è da rifarlo come lei. Ok. Esatto, come abbiamo fatto per la forcella, controlliamo come è tarato, segniamo e poi smontiamo. 293. Quindi devo far uscire prima l'aria Lo devi far uscire piano piano. per fare come andare alla pressione e... Guarda, no, prendilo così. Come? Lo prende così e spingi col pollice, ok? Ok, quindi così. Sì, vai. Buono.
quello che abbiamo fatto adesso è stato smontare l'ammortizzatore, controllare ogni sua parte. Quello che abbiamo notato è che era bassa la pressione dell'azoto, e ti chiedo che cosa comporta una pressione bassa di azoto nell'ammortizzatore. Gli ammortizzatori monotubo, quindi tradizionali, quando la pressione dell'azoto è bassa si rischia la cavitazione, quindi l'ammortizzatore non funziona. Con questo, Sul sistema TTX questa cosa è ridotta. che cos'è il sistema TTX? Il sistema TTX Brevemente, in praticamente... pochissime parole lo spieghiamo, cioè lo spieghi, ok? È il sistema Però- che ha la camera. No, però manca un pezzo da prendere per spiegare il sistema TTX. Ok. Che è il tubo interno, quindi dove nell'ammortizzatore tradizionale sul tubo esterno ci scorre il pistone centrale, in questo caso il pistone centrale scorre sul tubo interno. Questo è il pistone che E scorre questo. all'interno di questo, Esatto. che è posizionato dentro il corpo dell'ammortizzatore. Esatto, con il doppio tubo praticamente si equalizza la pressione interna dell'ammortizzatore, quindi il rischio cavitazione diventa bassissimo. Ok, e il fatto di avere anche le tarature Esatto, molto chiaramente. più comode, perché in un ammortizzatore tradizionale per modificare ormai è tutto molto più standard. Anni fa si faceva, giusto? Sì, esatto. Adesso c'è poco da inventarsi, però comunque si hanno le tarature che sono qui, basta svitare i registri e sono molto più comode, non c'è Esatto. bisogno di aprire l'ammortizzatore. Esatto, l'altro ammortizzatore ha le tarature sul pistone centrale. Esatto. Quindi le lamelle essendo sul pistone centrale bisogna aprirlo. Bisogna aprirlo completamente. Esatto. Adesso quello che facciamo è tutto pulito, tutto ingrassato, lo rimontiamo, olio nuovo, azoto. Sostituiamo gli OR, olio nuovo, azoto. Avanti. Questa è la misura che ci serve quando poi la andremo a spurgare. Quali sono le bombate? Adesso quello che stiamo facendo, in regime di revisione ammortizzatore, cambiamo La fascia. la fascia. Chiaramente questi, essendo pistoni con la fascia integrata, qui si cambia direttamente tutto il pistone. Esatto, quindi noi ce l'abbiamo qua. Comunque che figata, perché non avevo mai aperto l'ammortizzatore, è bellissimo. Tra l'altro, se uno è appassionato di queste cose è troppo bello. Questa è la testina che in fase di revisione viene sostituita, qui abbiamo quella nuova. Il tampone è buono, questo ammortizzatore comunque è in ottimo stato. Tommy sta dando una pulita a quello che è il tubo che vi ho fatto vedere prima di scorrimento, dove scorre dentro questa fascia che è come se fosse pistone cilindro, per capirci, dei due tempi, ovviamente si usura, e rimontiamo tutto. Lascio io questo. Vai. No, mi metti fuori. C'è un serbatoio dentro. Calma. Macchina per lo Macchina spurgo. per lo spurgo. Allora, c'è un serbatoio, metà olio, metà aria. Lui leva quello che trova nell'ammortizzatore, Certo, quindi fa il aria, olio, Quello che c'è, aria e tutto olio, vuoto. e lo butta sopra. Pressurizza il serbatoio, quindi fa depressione lì, pressurizza il serbatoio e da sotto riempie, quindi Olio. da sotto butta solo olio, quindi tira via l'aria e mette l'olio. Tutto molto chiaro. A few moments later. Sta facendo il vuoto, lo riempie. Quindi tutto. lui verrà fuori. Lui verrà fuori, lui verrà fuori. Ok, Poi farà si riempie un di olio, altro quindi l'olio entra nella camera, spinge il separatore fino a battere, a battere. si riempirà tutto, poi fa un altro ciclo, Ok, ok? Perché ora è completamente vuoto. certo. Quindi rimetterà l'olio dappertutto, tirerà via col secondo ciclo quelle bollicine d'aria che possono essere rimaste da qualche parte, Ok. te lo riempi un'altra volta, a quel punto farai la posizione del separatore, Ok. Che noi, Che noi ci siamo segnati che prima. noi ci siamo segnati, quindi questa se- è la nostra posizione. Quindi te lo sposti di quanto dice la scheda, quindi lo sposti in qua, ok? Sì. Perché con il separatore a battuta gli ammortizzatori non funzionano. Ok, E poi riempirai di gas questa parte qua, ok. ok? Quindi questo praticamente fa il livello dell'ammortizzatore. Infatti si chiama livellatore. Devo farmi anche una cultura sugli attrezzi speciali. Quindi ora devo avvitare, Capisci? vado a battere. Ah, ho fatto fare una volta.
come avrete visto dalla finestra, sole non ce n'è più, è diventato anche notte a furia di fare i lavori. Non è facile, soprattutto se è la prima volta che si fa un lavoro del genere. Io per fortuna avevo la guida ed ero seguito in tutto e per tutto, e soprattutto devi avere degli attrezzi e delle chiavi speciali. È difficile improvvisarsi a casa e senza conoscenze. Allora, quello che abbiamo fatto oggi è montare la cartuccia NX30 nella forcella di una R6 e la revisione completa del TTX 36 con relative regolazioni. Per me era molto importante venire qui, e infatti quando ho parlato di questa cosa e ho chiesto questa cosa a Tommy, lui mi ha detto: dai, vieni qui un sabato, ci prendiamo un po' di tempo e ti spiego come si fa. Io dico sempre che non è necessario che tu sia Jeremy Burgess per sapere andare in moto, però sicuramente se ti interessi di quello che fai e hai passione e sai 4 cose su come funziona un po' la moto e le regolazioni che deve avere, sicuramente questa cosa ti può aiutare anche a guidare, fare meno danni e andare più forte. Quindi adesso, concludendo, voglio farvi vedere una cosa fighissima che ho visto qua in officina dei ragazzi di Passione Moto, ovvero Edo Focardi e Tommy, che è una roba che non avevo mai visto, e non sono né sospensioni né pezzi speciali o cose folli. Si tratta di un pezzo unico, speciale, mai visto, io non l'avevo mai visto in tutta la mia vita, che ha un costo non irrilevante. Infatti il titolo del video non era caso, non era clickbait, è la verità, e adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, il serbatoio di questa Special che Edoardo ha costruito per un cliente sulla base di una BMW R100R, e la particolarità di questa cosa qui è che ha il serbatoio in carbonio con dentro un filo d'oro a 18 carati, quindi quando è stato fatto è stato passato questa trama di filo di oro e per impreziosire la bellezza del serbatoio. È un pezzo che costa 9.500 euro, ma c'è lo stampo che costa 12.000 euro, e quindi per fare un pezzo unico serve almeno uno stampo. È presto fatto il conto. Adesso Edo, che è l'anima di Passione Moto, volevo chiederti: ma quante ore di lavoro ci sono per fare una Special o un prototipo come questo? Per ora siamo a un paio di mesi. Un paio di mesi di lavoro? Sì. Porca miseria. E ovviamente la moto è stata fatta da zero, quindi telaio, motore, sospensioni. Ma hai detto che sospensioni con Tommy avete tribulato un po'. Ha fatto Tommy, perché la moto deve essere, oltre che bella, deve essere anche guidabile. E deve funzionare. Tra l'altro, altra chicca è che tutti i comandi a manubrio non avranno i fili all'esterno, ma passerà tutto dentro il manubrio, quindi tutto nella maniera più minimale possibile. Comunque io vi ringrazio ragazzi, grazie Edo, grazie mille. Tommy, vieni qua. E ragazzi, oggi in questo video avete scrocato un sacco di tecnica. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao.